Siamo nella merda. Vediamo. C'è un modo di dire tra i motociclisti che forse conoscete poco: girare sotto coppia. Per chi non mastica di motori ve lo spiego. Vuol dire tenere il motore basso di giri, in una zona molto poco efficiente. Se apri il gas, la moto ci mette un pochino a rispondere. Ma è proprio quello il punto. Si va in giro con meno ansia, senza alcuna fretta. Ti godi il paesaggio e il mondo, invece di pensare alla performance. E quindi, eccomi qui, in mezzo al deserto della Bardenas Reales, a macinare chilometri sotto coppia. Ah, e ho girato tutto con una nuova Insta360 X6. Ma ci arriviamo. Sotto coppia, appunto. Doppio sensore quadrato da 1/1,1 pollici. Praticamente l'immagine risultante, quella che poi pubblicate su Instagram, su YouTube, è praticamente come girata con una RX100, sensore da 1 pollice risultante. Pazzesco, enorme, incredibile, e questo aumenta tantissimo la qualità della resa. La state vedendo sicuramente nelle immagini. Abbiamo un sensore che è il 33% più grande rispetto al passato e fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo un 8K 50 fps, quindi possiamo anche eventualmente rallentare un po' le scene. Capite che questo aggiunge tutto un layer di epicness incredibile. Continuiamo. Idealmente il senso è di comprare una moto o trovare una moto a noleggio che abbia molte barre, così avete la possibilità di sfruttare manigliotti come questi per fare inquadrature creative, tipo qua sotto. Ora, questa secondo me è la migliore perché vi fa proprio rendere conto del terreno, no? Questa ruota che copia il terreno, le imperfezioni eccetera, lo rende sicuramente molto divertente. Andiamo. Devastante, cioè avete capito che è attaccato su una moto che sta accelerando a 60 all'ora con la ruota dietro che balla sullo sterrato, fighissimo. Ma che roba, cioè da matti. Tra l'altro in pieno sole riusciamo comunque a vedere le clip perché abbiamo questo schermo super luminoso, super figo, OLED. Allora, facciamo una piccola perlustrazione, vorrei farlo con la moto, col 3 metri fuori dal crepaccio, vediamo se è possibile. Porco cane! Allora, questo è l'esatto momento in cui poi ci siamo resi conto di aver preso in pieno una roccia con la lente. Ok. Pazzo! Pazzo! Siamo nella merda. Vediamo. Si è scheggiata, venite a vedere, si è rovinata. Ovviamente non è un problema grave perché è superficiale e soprattutto ha una messa a fuoco un pochino più distante, quindi non si vede, ma nel caso la sfasciate a terra, cosa che ancora non ci è successo per fortuna, c'è una soluzione, ossia vendono un apposito kit che ti permette di sostituire la lente con delle altre lenti, quindi se la rompete non dovete buttare la macchina, e sta roba è fondamentale. Abbiamo una lente di backup? Non qua.
setup numero 2, palo invisibile della nostra amica Insta, che mi basta solo un accessorio, questo qua, che è sta meravigliosa pinzettina. Questa è la famosa vista GTA, alle spalle del nostro protagonista, cioè io, e la facciamo sembrare un po' un videogioco. Questo tastino qua, ma c'è anche nell'app, non vi preoccupate, serve a fare questo bellissimo effetto di motion ND, ossia normalmente, allora esistono, per sta Insta li vendono, hanno gli ND che puoi attaccare sulle lenti, in modo da poter usare uno shutter speed molto lento che aumenta l'effetto velocità. Siccome non siamo dei professionisti, o meglio, non vogliamo esserlo, possiamo usare l'automatismo che simula la presenza degli ND, ma funziona da Dio, guarda come sembra tutto molto più cinematico, sembra molto più veloce, più fluido, veramente figa questa cosa che l'hanno implementata. Altro trucchetto, mentoniera, non so come chiamarla, insomma la nostra Insta si può attaccare qua per avere un punto di vista privilegiato su quello che avete in bocca, no, per vedere un POV molto figo all'altezza giusta, e polsiera, così potete vedere la mano che spreme la fissione e cose di questo tipo. Benvenuti nel mio ranch di caccia. Sono qui per raccontarvi un paio di feature. Regge secondo te? Con nonchalance sta in squat. Ho un serpente nello stivale. Prima camera al mondo a 360 gradi che integra Dolby Vision. Sapete che cos'è il Dolby Vision? È una vera figata che finora si aveva solamente al cinema. C'è qualcuno nel mio ranch? Sicuramente avete già sentito parlare dell'HDR, è una cosa che ormai Insta360 ha da un po' all'interno della sua macchina e che hanno anche molti telefoni. Cosa fa l'HDR? Riesce a esporre correttamente sia le alte luci che le ombre, tipo situazione difficile, no? In questa, dove c'è ombra e luce dietro, riusciamo perfettamente a vedere anche me, non sono sottoesposto. Il Dolby è la versione premium dell'HDR. All'interno del file a 360 gradi che salva questa macchina c'è proprio codato all'interno un file di metadati, mettiamolo così, in cui frame per frame c'è l'informazione relativa a quella scena, cioè cielo tira un po' più giù, ombra tira un po' più su, frame per frame, capito? Precisissimo, senza bisogno di andare lì poi a regolare come se foste dei normali colorist. E questo vi rende la vita incredibilmente più facile quando andate a registrare, soprattutto in condizioni di luce harsh come questa, cioè quasi sempre. Siamo arrivati al nostro hero, ossia questa bellissima punta che c'è qui alle mie spalle, ma per vederla meglio e per provare lei anche su un mezzo a quattro ruote, che spoiler è là. Passiamo alla giornata di ieri, perché non ho voglia di aspettare il tramonto, sono le 10:30. Abbiamo optato per fare una perlustrazione il giorno prima, così ci becchiamo il tramonto. Guardate che meraviglia il deserto. Con permesso. 8K is the way to go. Bella! Guardate quanto si sta muovendo, ondeggiando elasticamente. Ecco, la figata è che poi in stabilizzazione post, fatta con la Flow State Stabilization, viene da paura, tutto statico, musica, gabbiani, cintura. Che non sembra di essere nel pieno degli Stati Uniti. Sapete che ho un debole per questi paesaggi, mi piacciono i western, mi piace questo look incredibile, mi piace questa luce pazzesca che sta catturando la Insta e niente, bellissimo, cioè un clima incredibile, tra l'altro caldo ma si respira, cioè è secco, c'è un po' di arietta, dico. Ormai i droni sono vietati praticamente dappertutto, figurati nelle riserve naturali. Questa è la soluzione che adotto io, palo da 3 metri e si vola, letteralmente. C'è una specie di... una luciatola. Ce l'ho io qui.
Allora stavo registrando con questa. C'è un piccolo rifugio, una vecchia casa che qualcuno abitava qua, ma voglio dire, come fai a abitare qua? C'è anche una bottiglia di vino, qualcuno ha voluto festeggiare. Come fai a abitare in un posto così? C'è niente. Posso dire che è proprio bella la nostra X1? Stupenda. No, guardate qua con questa luce come la macchina riesce comunque, no? Pazzesca. Boom. Pochi lo sanno, ma se la metti qua diventa un cambio sequenziale da rally. Occhio là. Figata. L'idea geniale non è beccarti l'ora del tramonto, siamo qui che un'ora e mezza prima, perché tanto la luce è già ottima e hai tutto il tempo di fare con calma, poi magari la clip strafiga all'ora e mezza, la prendi pure, ma non serve. That's it. Andiamo nella base operativa mobile in confezione con questa bella bombetta di Insta360. Vi arriva questa roba qui. Sapete cos'è sta roba qua? È il caricatore che tiene dentro 2 batterie, comodissimo, ma soprattutto cavo integrato. Questo vuol dire che ovunque abbiate una qualsiasi porta USB-C, tipo qua, vedete, lo potete caricare, comodissimo. Ne metti dentro una, ne togli una, metti dentro una, ne togli una. Non l'ho mai viste così da vicino, fanno impressione, ma è enorme, è molto fuori scala perché tu lo vedi da molto distante, sembra stra più piccola. È vietato, 8 clima, non si va. Sapete cos'è vietato? Non girare a 10 bit, non vi preoccupate, questa Insta360 X6 gira a 10 bit e questo significa grande profondità colore e grande possibilità di fare poi color correction, post produzione fatta bene grazie anche al log che ha a disposizione, eccetera eccetera, e gradienti soprattutto dei cieli tipo questo, senza, sapete, quelle scatterrature brutte. Secondo me è chiusa, sembra aperta, non è aperta, è un sigillo grosso così. Boh, allora, l'idea adesso è che ci fermiamo un attimo e ci guardiamo le clip davanti a un hamon tomate serrano pane tomate papà lì al bar. Guarda che bella vista, vai a vedere i miei amici. Dai, muoviti che ho fame! Para uno. Sì. Oh, marveloso. No! Cazzo! Non ho messo la schedina! Ma sta scherzando, non c'è nessun problema perché questa Insta360 X6 no problem, thank you, la signora non lo sa, ha una memoria interna da 50 giga, così se ti dimentichi la schedina, ma non succede niente. Sapete quante volte sono partito per dei viaggi senza ricordarmi questo microscopico maledetto oggetto, nello specifico tra l'altro l'ho portato in realtà da 512 giga, ce l'ho, era una gag, però è una figata, cioè è quella sicurezza in più che secondo me spacca di brutto. Brava Insta che l'hai messa. Adesso la rimetto perché bestemmio, sennò è veramente forte.
io lascio dritto esattamente in questo modo qua. Vi chiederete che cosa sta facendo Autocliman? Beh, abbiamo deciso di fare un po' di smart walking con questa vista bellissima, computerino, la nostra Insta attaccata in questo modo semplicissimo con un cavo e stiamo già post producendo le immagini al top. È veramente semplicissimo. Insta360 Studio è pazzesco, ma se voi non volete rompervi le scatole a selezionare l'angolo giusto perché noi siamo i registi della Madonna eccetera, lo potete fare con l'app e lo fa in automatico con l'AI. Dunque, facile, divertente, piacevole usare una Insta360 in moto, in macchina, in tutto quello che volete, ma è uno strumento assolutamente perfetto anche per vloggare. E quindi oggi ci facciamo un bel giro in mezzo alla natura. Molto bene, entriamo all'interno delle gole, che sono queste fosse, come le chiamano qua in Spagna. Dovrebbe esserci una cascata, le montagne, effettivamente molto bello. E il tema è capire anche che non servono microfoni, nonostante questa macchina possa comodamente lavorare con i microfoni di Insta360 wireless. Secondo me non servono, ha dei microfoni eccellenti montati a bordo. Modalità pur video, che dovrebbe essere perfetta per gestire le basse luci, per esempio, di questa pazzesca galleria. Guarda che roba, ma è pazzesca! Non so se vi rendete conto quanto è fottutamente buio dentro questa galleria. Oltre a essere estremamente profonda, guardate che figata come la Pur Video riesce a tirare su le luci, a gestire perfettamente la situazione e con il palo da 3 metri far passare le rocce vicino alla lente lo rende super immersivo, veramente figo. Andiamo avanti. Ah, sexy. Altra cosa importante per un action cam è il fatto di essere impermeabile. Qui abbiamo un IP68, arriva fino a 20 metri. Se volete andare sotto i 20 metri, pazzi voi, serve il case, quello trasparente, che arriva fino a 60. Mettiamolo in modalità rec e vi faccio vedere come si immerge senza nessun problema in questa fossa meravigliosa di acqua. Sblump! Perfetta! Wow! Figa, dai! Hola, signor Griffin! Siamo scesi nelle profondità della gola, che è veramente stupenda, guardate con sta luce che meraviglia, per parlare di una feature di cui non abbiamo ancora parlato, ossia lo slow motion, che è fondamentale per un action cam, ancora di più a 360, perché è veramente magia. Benvenuti, welcome nel meraviglioso castello di Olite. Siamo qua non solo per vedere le meraviglie che ha ad offrirci questo bellissimo paesino perso nella Navaja, tutto per raccontarvi un dettaglio importantissimo. Cosa succede se avete dei guanti, come nel caso che avete visto della motocicletta? Cosa succede se volete fare un selfie lanciati fuori dalla finestra di un castello? Dovete per forza accrociare il palo e premere l'apposito tasto registra? No, perché ci sono diversi modi per farlo. Avete la possibilità di attivare la ripresa con un semplice twist del polso, comodissima. Avete la possibilità di sfruttare i grandi tasti posizionati sul fianco, morbidi e tattili anche con guanti grossi, capite che cosa avete fatto. Oppure potete usare la voce, comandandola acusticamente. Play! Ultimo, ma non per importanza, le gesture delle mani. Così scatti una foto, così le dici monta il video con l'AI. Cosa? Ah, buongiorno signori. Allora, il tema è che wireless possiamo controllare appena siete fermi al ristorante, come si è venuto nei clip, che è una figata colossale perché te le giri, te le guardi senza scaricare niente, è tutto in wireless, ormai la connessione è velocissima e ti permette di fare tutto quello che vuoi. Puoi addirittura ovviamente usare l'AI per fare un montaggio, vedete? AI Auto Editing. Questa roba è una bomba se non avete voglia di mettervi lì col computer a smacchinare. Ah, qua. Ciao! Ciao! Benissimo. Detto questo, signori, qui sotto in descrizione indovinate cosa potete trovare? Il link più vantaggioso sul mercato per portarvi a casa questa piccola meraviglia dell'X6. L'avete vista all'opera? Avete visto che qualità può portare? Soprattutto, ma non solo, se siete dei motociclisti. E noi ci rivediamo nella prossima avventura.